Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Sono super emozionata di avervi qui oggi per un video che penso vi piacerà un sacco. Oggi ci immergeremo in una storia che ha catturato l'attenzione di molti. Una storia che parla di passione, successo, ma anche di ombre. Di quelle ombre che a volte si insinuano anche nelle relazioni più brillanti. Parleremo di Neslihan Atagul e Burak Özçivit, due icone del panorama televisivo turco, due attori amati e acclamati, e di come la gelosia, a quanto pare, abbia giocato un ruolo cruciale nel loro rapporto professionale, e forse anche personale. Prima di iniziare, però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Cliccate sulla campanella per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video, pieni di curiosità, gossip e approfondimenti sul mondo dello spettacolo turco e non solo. E ora, senza ulteriori indugi, tuffiamoci nella storia di Neslihan e Burak. Neslihan Atagul e Burak Özçivit sono due nomi che risuonano forte nel mondo delle serie TV turche. Entrambi dotati di un talento straordinario e di un fascino indiscutibile, hanno conquistato il pubblico con le loro interpretazioni intense e memorabili. Neslihan, con la sua bellezza eterea e la sua capacità di incarnare personaggi complessi e sfaccettati, è diventata una vera e propria icona di stile e un modello per molte giovani donne. Burak, con il suo sguardo magnetico e la sua presenza scenica imponente, ha fatto breccia nel cuore di milioni di fan in tutto il mondo. La loro popolarità è esplosa a livelli stratosferici, soprattutto grazie alla serie TV Kara Sevda, Amore Nero, un dramma romantico che ha tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori in Turchia e in molti altri paesi. In questa serie, Neslihan e Burak interpretavano i ruoli di Nihan e Kemal, due anime gemelle ostacolate da un destino avverso e da una serie di intrighi e complotti. La chimica tra i due attori era palpabile, la loro interpretazione era intensa e commovente, e il pubblico si è innamorato perdutamente della loro storia d'amore tormentata. Tuttavia, dietro le quinte di questo successo travolgente, sembra che si celassero delle tensioni e delle dinamiche complesse. Benché ufficialmente non siano mai stati fidanzati o abbiano avuto una relazione sentimentale, i rumors e le indiscrezioni sul loro rapporto sono sempre stati molto insistenti. E qui entra in gioco la protagonista indiscussa della nostra storia, la gelosia. Secondo diverse fonti di gossip e alcuni addetti ai lavori, sembra che la gelosia, o meglio, le gelosie, abbiano avvelenato l'atmosfera sul set di Kara Sevda. Innanzitutto, si vociferava di una presunta gelosia da parte di Fariye Evcen, l'attuale moglie di Burak Özçivit, nei confronti di Neslihan. Pare che Fariye non vedesse di buon occhio l'intesa e la complicità tra Burak e Neslihan, e che temesse che questa vicinanza potesse sfociare in qualcosa di più. Queste voci, mai confermate ufficialmente, hanno alimentato un clima di sospetto e di tensione, rendendo più difficile la collaborazione tra i due attori protagonisti. Si dice che Fariye si recasse spesso sul set di Kara Sevda, forse per tenere d'occhio il marito e per assicurarsi che non ci fossero eccessive confidenze con Neslihan. Ovviamente, è difficile stabilire quanto ci sia di vero in queste indiscrezioni, ma è innegabile che la presenza di Fariye sul set, unita ai rumors sulla sua presunta gelosia, abbiano contribuito a creare un'aura di mistero e di incertezza attorno al rapporto tra Neslihan e Burak. E questo, cari amici, è solo la punta dell'iceberg. Per capire meglio questa dinamica, dobbiamo fare un passo indietro e analizzare il contesto in cui si è sviluppato il rapporto tra Neslihan e Burak. Entrambi sono attori di grande talento, ma con percorsi diversi. Burak, già affermato prima di Kara Sevda, godeva di una solida base di fan e di una reputazione invidiabile. Neslihan, invece, stava vivendo una fase di ascesa, e Kara Sevda rappresentava per lei un trampolino di lancio verso il successo internazionale. Questa disparità di status, unita alla chimica palpabile tra i due attori, potrebbe aver contribuito ad alimentare le insicurezze di Fariye. Immaginatevi la situazione: vostro marito, un uomo affascinante e desiderato da molte donne, è costretto a trascorrere ore e ore sul set con un'altra attrice, bella, talentuosa e con la quale ha un'intesa incredibile. Non è difficile immaginare che questa situazione possa generare un certo grado di ansia e di preoccupazione. Ma la gelosia non è un sentimento razionale, e spesso si nutre di paure irrazionali e di insicurezze personali. Forse Fariye, nonostante la sua bellezza e il suo successo, nutriva delle insicurezze riguardo al suo rapporto con Burak, e la vicinanza di Neslihan non faceva altro che acuire queste insicurezze. E qui,
Cari amici, entriamo nel regno delle speculazioni e delle interpretazioni. È impossibile sapere con certezza così. Passasse per la testa di Farie, ma è lecito ipotizzare che la sua gelosia, presunta o reale, fosse alimentata da un mix di fattori: l'oggettiva bellezza e il talento di Neslihan, la chimica tra i due attori, la pressione mediatica e, forse, anche da qualche insicurezza personale. E poi c'è la questione della popolarità. Kara Sevda ha catapultato Neslihan nell'Olimpo delle star turche, rendendola una delle attrici più richieste e pagate del paese. Questo improvviso successo potrebbe aver innescato una sorta di competizione silenziosa tra le due donne, una competizione non solo professionale, ma anche personale. Ma torniamo alla presunta gelosia di Burak nei confronti del successo di Neslihan. È un tema delicato, lo so, ma è impossibile ignorarlo. Burak è un attore di grande talento e di grande successo, ma è anche un uomo, con le sue fragilità e le sue insicurezze. È possibile che Burak, abituato ad essere al centro dell'attenzione, abbia provato un pizzico di gelosia nel vedere Neslihan acclamata e osannata dal pubblico? Forse si sentiva minacciato dalla sua crescente popolarità? Forse temeva che Neslihan potesse oscurare la sua stella? Sono domande difficili, lo ammetto, ma è importante porsi queste domande per cercare di capire le dinamiche complesse che si celavano dietro le quinte di Kara Sevda. Il successo è una lama a doppio taglio. Da un lato porta fama, ricchezza e riconoscimento, dall'altro può generare invidia, competizione e gelosia. E nel mondo dello spettacolo, dove l'ego è spesso ipertrofico e la competizione è spietata, la gelosia può diventare un veleno che corrode i rapporti e distrugge le amicizie. Ma non dimentichiamo un altro fattore importante: la pressione mediatica. I tabloid turchi, sempre a caccia di scoop e di scandali, hanno alimentato le voci sulla presunta gelosia di Farie e di Burak, creando un clima di tensione e di sospetto. Ogni loro gesto, ogni loro sguardo, ogni loro parola veniva analizzata e interpretata alla luce dei rumors sulla gelosia. Questo costante scrutinio mediatico ha sicuramente reso ancora più difficile la collaborazione tra Neslihan e Burak, alimentando le insicurezze e le paranoie. E poi c'è la questione della privacy. Gli attori, soprattutto quelli famosi come Neslihan e Burak, vivono sotto i riflettori 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La loro vita privata viene costantemente invasa dai media e dai paparazzi, che sono pronti a immortalare ogni loro passo falso. Questa mancanza di privacy può avere un impatto devastante sulla loro salute mentale e sul loro benessere emotivo. La pressione costante di dover apparire perfetti e di dover soddisfare le aspettative del pubblico può portare a stress, ansia e depressione. In questo contesto, le presunte gelosie e tensioni sul set di Kara Sevda potrebbero aver rappresentato un ulteriore fattore di stress per Neslihan e Burak, rendendo ancora più difficile la loro vita quotidiana. Ma torniamo alla nostra storia. Dopo la fine di Kara Sevda, il rapporto tra Neslihan e Burak si è raffreddato drasticamente. I due attori non si sono più frequentati, non hanno più lavorato insieme e non si sono mai mostrati in pubblico insieme. Questo silenzio, come ho detto prima, alimenta le voci e le speculazioni sul loro rapporto. Molti fan si chiedono cosa sia successo realmente tra i due attori, e perché il loro rapporto si sia interrotto in modo così brusco. Alcuni sostengono che la gelosia di Farie sia stata la causa principale della rottura, mentre altri ritengono che Burak abbia provato un pizzico di gelosia nei confronti del successo di Neslihan. Altri ancora, invece, pensano che la pressione mediatica e la mancanza di privacy abbiano contribuito a creare un clima di tensione e di stress che ha reso impossibile la prosecuzione del rapporto. E poi c'è la teoria che Neslihan Atagul non fosse completamente a suo agio con la popolarità che il suo ruolo in Kara Sevda le aveva portato. Era giovanissima quando è esplosa la sua fama, e forse la pressione mediatica e l'attenzione costante del pubblico l'hanno messa a dura prova. In questo scenario, le presunte gelosie e tensioni sul set potrebbero aver contribuito a creare un ambiente ancora più stressante e difficile da gestire. Forse Neslihan ha preferito allontanarsi da quel mondo per proteggere la sua salute mentale e il suo benessere emotivo. Ma qualunque sia la verità dietro questa storia, è chiaro che il rapporto tra Neslihan e Burak è stato segnato da dinamiche complesse e da tensioni non risolte. La gelosia, sia essa professionale o personale, sembra aver giocato un ruolo importante in questa vicenda, rovinando quella che avrebbe potuto essere una bellissima amicizia e una proficua collaborazione professionale. E qui, cari amici, ci troviamo di fronte a una triste realtà.
La gelosia è un sentimento potente e distruttivo che può rovinare anche le relazioni più promettenti. È un sentimento che nasce dalla paura, dall'insicurezza e dalla mancanza di fiducia, e che può portare a comportamenti irrazionali e autodistruttivi. È importante imparare a gestire la gelosia in modo sano e costruttivo, comunicando apertamente con il partner, esprimendo le proprie paure e insicurezze, e cercando di rafforzare la fiducia reciproca. La gelosia non è una prova d'amore, ma un sintomo di insicurezza. Un rapporto sano si basa sulla fiducia, sul rispetto e sulla comunicazione, non sulla gelosia e sul controllo. E ora, cari amici, è arrivato il momento di tirare le somme. Abbiamo esplorato le dinamiche complesse tra Neslia Natagul e Burak Oshivit, focalizzandoci sul ruolo che la gelosia, presunta o reale, potrebbe aver avuto nel loro rapporto. Abbiamo visto come la fama, il successo e le pressioni del mondo dello spettacolo possano a volte innescare dinamiche tossiche e rovinare anche le relazioni più promettenti. Abbiamo anche riflettuto sull'importanza di gestire la gelosia in modo sano e costruttivo, per proteggere le nostre relazioni e il nostro benessere emotivo. Spero che questa storia vi sia stata di ispirazione e di riflessione, e che vi abbia aiutato a capire meglio la complessità delle relazioni umane e il potere distruttivo della gelosia. E ora, prima di salutarvi, vorrei chiedervi: cosa ne pensate voi di questa storia? Credete che la gelosia abbia davvero giocato un ruolo importante nel rapporto tra Neslihan e Burak? Avete mai sperimentato situazioni simili nella vostra vita? Come avete gestito la gelosia nelle vostre relazioni? Lasciate un commento qui sotto con le vostre opinioni e le vostre riflessioni. Sono curiosa di conoscere il vostro punto di vista. Grazie mille per aver guardato questo video fino alla fine. Spero davvero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante l'argomento che abbiamo trattato oggi. E ora, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Cliccate sulla campanella per non perdervi nessuno dei nostri prossimi video, pieni di curiosità, gossip e approfondimenti sul mondo dello spettacolo turco e non solo. Cliccate anche sul pulsante mi piace se il video vi è piaciuto e condividetelo con i vostri amici e sui vostri social media. Più siamo, più ci divertiamo. Un abbraccio virtuale a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!